Carissimi fratelli e sorelle, non mi guardate in faccia perché sono stata molto male oggi e abbiamo offerto una giornata di, come dire, di sofferenze. Questo è il modo con cui il Signore ama i suoi figli. E noi siamo contenti di poter offrire qualcosa alla Madonna in questo mondo così complicato. Quindi mi voglio associare a tutti quelli che stanno veramente soffrendo. Ho appena finito di fare una bella puntura, ma la Madonna è riuscita a mettermi comunque in piedi per stare con voi. Ci tenevo proprio tantissimo. Intanto vi voglio ringraziare perché mi avete veramente commossa. Non c'è stato luogo della terra che, insomma, non abbia comunque fatto sentire il suo caldo amore e la sua presenza. Ho ricevuto l'augurio del compleanno persino dal Messico, quindi questo veramente mi riempie di grande gioia. Bene, bando a queste ciance umane. Di cosa parliamo questa sera? Ma di un bellissimo tema. Maria, primo altare, primo stensorio, primo tabernacolo. Ecco carissimi, abbiamo detto che l'Immacolato Concepimento di Maria Santissima è l'inizio della inabitazione della salvezza nel mondo. La madre, giustamente, che è piena della grazia, ora e deve essere preparata a divenire nuova dimora di Dio, la vera tenda vivente di Dio. Perché? Perché il Signore sia più vicino a ciascun uomo. Bene, l'angelo le annuncia che è diventata in quel momento tabernacolo vivente del Dio, che è un Dio inaccessibile, ma in lei trova il suo cielo per benedire la terra, quanto in essa è contenuto, nonostante le colpe di un popolo che piange continuamente la schiavitù, ma non ricorda la sua prostituzione, la sua idolatria. Riflettiamo, cari amici, su quanto si blatera di liberazione, di pace, però molti soffocano e sprecano queste parole per, come dire, eh, quasi violentandole per scopi di egoismo, ma col passare delle stagioni della storia nessuno riesce a realizzarle pienamente e a farle godere stabilmente neppure per un solo popolo. Allora, carissimi, ci vuole la Vergine, questa Vergine nata a Nazareth, perché è l'unica in grado di essere arca celeste e condurre la nuova e finale alleanza scritta nella carne e non più nelle parole che l'uomo tra l'altro non vuole più accettare, ascoltare. Ecco, allora non una pietra, ma un cuore vibrante di fanciulla, dolce e innamorata dell'Altissimo, potrà accogliere ed offrire il Santo dei Santi. Lei è già da questo momento annunciatrice della vita nuova che avanza perché il Padre così ha progettato con il Figlio Divino e così ha inteso operare con il Paraclito, poiché quanti hanno sperato non siano delusi. E Maria attende. Ora, questa sera una domanda viene dal cuore, carissimi. Ma noi in quale attesa siamo? Forse qualcuno vive di un'attesa cronologica di cose e di fatti che non hanno nulla a che fare con la natura della nostra vera felicità, che mai, dico mai, potrà passare e attraverso doni passeggeri, ma unicamente per la spiritualità cristiana. Attendere, appunto, cari amici, attendere, che è la cosa più importante. Questo è il punto.
quanto siamo cristiani dell'attesa. Cosa intendo per essere credente o praticante? Innanzitutto, se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, per vedere con gli occhi di Maria il Dio umanato e per amarlo con il cuore di Maria, ma soprattutto per testimoniare nei nostri giorni oggi la sua impronta, è una caratteristica in noi. Questo è essenziale. Maria è la strada che porta a Gesù, via eterna, e solo chi respira Dio come lei in tutto ritroverà il cosiddetto canto di ringraziamento per ogni cosa, anche di quelle realtà meno belle e che appaiono misteri irrisolvibili di dolore o di privazione. Allora, carissimi, mi domando questa sera e ve la pongo questa domanda direttamente e personalmente a ciascuno di voi. Perché vivere come cristiani limitati? La fanciulla di Nazareth è l'emblema con cui Dio ha confuso e continuerà a confondere i sapienti e abitando in lei è venuto per dare termine alla tenebra che è padrona di troppe buone menti purtroppo. Certo, se queste menti accettano di accogliere la volontà di Dio, sarà un'altra cosa. E sappiamo che la volontà di Dio è sempre indecifrabile per sua conformazione. Non c'è altro da capire, amici. Maria mostra Gesù dapprima ai pastori e poi a tutti gli altri. Ma perché? Perché è la Vergine dell'Eucaristia, è il primo ostensorio della storia. Perché dubitare allora del titolo con cui è apparsa a Manduria? E poi ci si domanda, ma come avremmo potuto noi immaginare di chiamarla così, in una maniera così originale e particolare? Chi, quale persona avrebbe potuto mai intendere un titolo del genere? Questo un rapido accenno per dirvi che siamo stati protagonisti, nostro malgrado, a Manduria, di un fatto eclatante che vogliono tenere nascosto e vogliono soffocare, perché il futuro trionfo del cuore immacolato di Maria è legato a tutto questo inizio da Nazareth in poi per realizzare la pienezza che ci donerà l'Eucarestia. Ecco perché la Madonna ci tiene a Manduria richiamandoci con l'ultima delle grandi apparizioni pubbliche nel mondo nel ricordarci che il primo passo è stato Nazareth, dopo sarà ogni altare cattolico che dovrebbe tanto diventarci caro, come lo stesso Giovanni Paolo II in Ecclesia di Eucaristia ricorda. Questo mistero temporale ed eterno esige una più attenta riflessione e partecipazione. Come le parole, carissimi, non possono spiegarci la notte di Betlemme, così Così non si può pensare ad un cristiano, ad una chiesa che vive poco di Eucaristia. Maria fa apparire nella carne Gesù come egli lo fa, servendosi della transustanziazione eucaristica e anche noi che ce ne nutriamo, entriamo nella luce del Dio umanato e nascosto nella semplice fragilità prima di un infante e poi di un pane. Questo è il mistero di Maria, primo tabernacolo del Dio vivente e anche il nostro mistero di anime ostie riparatrici, che guidate dalla Vergine siamo condotti verso il Santissimo Sacramento. Perché? Perché con esso ella ha avuto ed avrà sempre una relazione profonda nell'accoglierlo, nel custodirlo, nel portarlo alla pubblica manifestazione. Quindi, se siamo stati chiamati attraverso Manduria a questo, noi siamo come Maria, ovviamente nessuno arrossisca mentre dico una cosa del genere, ma nell'accettare in grande umiltà, perché il servo alla fine sa di essere inutile, ma poiché sa che la sua come dire, inutilità è comunque un servizio a Dio, la Madonna come dire, ci darà
di fare tanto per lei a fronte di tanti cristiani non cattolici, diciamo tra virgolette, spiritualisti che sono nel mondo. Noi rappresentiamo la famiglia di Gesù, quindi dobbiamo sentirci onorati questa sera di salutare nostra madre e di dire alla Madonna grazie per essere stata forte, così forte, tanto forte da averci dato l'esempio. È Gesù stesso il primo che muore per noi sulla croce. Ma chi, cari amici, ha fatto una cosa del genere per noi? Allora cos'altro temere? Cos'altro ancora dobbiamo cercare? Senza Maria ci perderemo facilmente, sicuramente, e per questo nella sua apparizione ricorda, torna e lo ripete: vengo per l'Italia, per la Chiesa e per tutte le famiglie prima che avvenga, prima di. Allora lo Spirito Santo che ha generato il Verbo nella carne di lei continua senza sosta la sua opera di santificazione e rivelazione in lei, che viene a noi ad aiutare la Chiesa, chiamata a cosa? Spesso ce lo dimentichiamo e se lo dimentica la stessa Chiesa. In primis a dare Gesù Eucaristia all'umanità, questa umanità che anche se si perde, comunque con Gesù è sempre in cammino. Dunque sbagliano quelli che dicono Maria non ci serve. Se vogliamo essere nella verità, non si può prescindere dal suo rivelarsi a noi e per questo dobbiamo passare attraverso Maria per alimentare il legame che c'è tra l'incarnazione del Verbo e la sua celebrazione eucaristica, un filo rosso che lega queste due realtà e la fanno diventare unica, imprescindibile e sola. Allora, riprendiamo solo con Maria e sarà tutto meno faticoso, più lieve. In Maria Vergine dell'Eucaristia fermiamoci, contempliamolo nell'autentico Vangelo, in questo momento di sbandamento dottrinale, morale, nell'incertezza della vita odierna, di questo mondo che non vive in pace perché non accetta semplicemente con emozione, stupore, quanto a manduria e non solo stiamo ricevendo, con una comunione perfetta con Lui, come se fosse la prima volta. Gesù Eucaristia ha i suoi diritti su ciascuno di noi e delle nostre vite. E con la Madre possiamo vivere oggi la stessa vita divina, attenzione a quello che vi dico, che ha consacrato lei e San Giuseppe. Se lo vogliamo, se lo accettiamo, questo si può produrre come un effetto del miracolo della loro presenza oggi, perché non a caso la Madonna dice: sono momenti di grande grazia per voi. Dunque, non dire più, caro fratello, cara sorella, io nella fatica moderna non ho tempo per lui e per la preghiera, perché è vile atteggiamento che fa vivere di conseguenza. Non uccidere più Dio dentro di te, ti prego, non lo fare più, ma accoglilo, amalo. E Gesù ti farà sentire la sua presenza, vedrai. E quando sarai all'estremo delle forze, come capita a ciascuno di noi, a molti di noi, se non quasi a tutti, vedrete che Gesù vi porrà una mano sopra e vi dirà: adesso effata, alzati, bambina, bambino, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia. E ora di, e con grande realtà otterremo di ricevere cose inimmaginabili. E voglio concludere, carissimi, ringraziando per il dono della vita che mi ha fatto, ringraziando la Madonna perché il 12 dicembre è la Madonna della vita, quindi la Madonna di Guadalupe rappresenta l'emblema delle apparizioni, la sua costellazione, la sua musica trovata attraverso tutte le stelle che sono posizionate sul suo manto. Si è scoperto dopo un lungo studio che esse sono come delle note in un pentagramma,
quelle stelle che sembravano essere fermate all'ora dell'apparizione di quel momento, in realtà erano solo indicatrici di un tempo che arriva, di un tempo che ancora non è finito. La Madonna è veramente la donna dell'Apocalisse in questa apparizione perché è colei che è nel parto, è incinta e si mostra come la madre della vita. Fu vita per quel popolo che fece un passaggio importante, quindi non è solo la madre degli sfollati, dei poveri del Sud America, ma la mamma della vita, dei bambini non nati, la mamma di tutti i sogni e soprattutto dell'unico sogno di Dio. Voglio concludere, carissimi, per salutarvi, perché so che questa è una giornata abbastanza pesante per tanti. Voglio leggervi prima questo pezzo di messaggio che dice: nel 2010, proprio nello stesso giorno come oggi, 14 anni fa, il Signore non vi ha abbandonato e per questo, cari figli, rispondete con bontà e fiducia, perché Lui può evitarvi un terribile castigo che si prepara a venire nei prossimi mesi. Se fosse, se solo si fosse dato ascolto all'implorazione delle mie lacrime. Ecco, anche a Guadalupe in questi giorni la Madonna ha mostrato le sue lacrime. Chi non ha visto questo video che ha spopolato nella neve, la Madonna alla Salette, che ha cominciato a piangere, essendo lacrime calde, bollenti nella neve, si sono visti questi rivoli di lacrime dal suo sguardo rivolto al cielo, implorante soprattutto per la patria, Francia, perché tutto sta per iniziare. Allora dice la Madonna, non rifiutate il mio aiuto e pregate, riparate, offrite molto per coloro che diffondono il male con la tentazione del giudizio. Lei ci chiama ad avere il cuore aperto e ad aiutare la Chiesa in questo momento di grande difficoltà. Io non voglio più continuare a dire che troppi gridano, troppi sbraitano. La Chiesa ha bisogno di sacrifici, non di grida, non di sproloqui, ma di umiltà e soprattutto oggi di grande silenzio. Poi ci dice la Madonna una frase che per noi sarà emblematica, ma forte e chiarificatrice. Figli miei, non ora, perché infatti oggi la Chiesa non solo non accetta, ma rifiuta. Dice, ma alla fine lo Spirito Santo confermerà il mio passaggio anche in questo luogo e gioirete per avere corrisposto al mio messaggio, cioè in quei giorni gioirete per avere oggi lavorato, oggi creduto, oggi sperato. E io, carissimi, vi voglio salutare perché con tutto il mio cuore spero, amo, adoro, riparo e sono in forza del cuore della Madonna pronta a qualsiasi sacrificio. Sono convinta che la Madonna ogni volta che la prego, lei mi ascolta e nelle mie preghiere ci sono le vostre, nella mia croce ci sono tutte le vostre croci, carissimi. Dunque non abbiate timore, io non vi lascerò e fino a che il Signore vorrà, io non mi stancherò di offrire quello che c'è da offrire. Vi voglio ringraziare perché non lasciate sola la mamma celeste, la Vergine nostra carissima del cielo. E voglio concludere questa piccola, semplice meditazione con le parole di Don Dolindo Ruotolo, molto belle e significative, che fanno così. O luce eterna, e tu dunque a te io vengo e nelle tue parole vedo le verità che trascendono tutte le altre. Le vedo, le accetto, le adoro, le assorbo nella mia vita, ne formo la mia norma, il mio carattere, la ragione e la guida di ogni mia azione, il pascolo della mia mente, la fiamma del mio cuore, la beatitudine dell'esilio, la felicità svelata della patria beata. Sono meravigliose queste parole e le faccio mie in questo momento anche di mio personale esilio. Sono e mi fermo con voi e ringrazio tutti quelli che collaborano e mi aiutano che questa missione si possa portare un po'
ovunque e dappertutto. So che questa sera hanno preparato una piccola testimonianza per farvi capire che non solo non siamo soli, ma la Madonna riesce ad arrivare e a stupirci nei luoghi più lontani della terra. Allora coraggio carissimi amici, perché ancora dobbiamo compiere tante missioni insieme, ed io vi prometto nel nome della Madonna che anche le vostre piccole croci saranno sollevate, perché chi dona qualcosa a qualcuno, e soprattutto quando un'opera è più bastonata, più perseguitata, è lì che vedete il segno del bambino di Nazareth. Che Dio vi benedica, vi ringrazio per ogni preghiera, per ogni fiore, per ogni sacrificio. Che la Madonna vi benedica. Abbiate questo sorriso e il conforto del suo cuore. From time to time, those apparitions, and then she got the stigmata, and she got, since then, the Blessed Virgin Mary from time to time gives her messages that are all in a spiritual way, that are calling people for conversion. She is the Lord of